Ciao, eccomi finalmente con un progetto finito proprio da pochissimo. Adesso dobbiamo solo andarlo a lavare e a bloccare, ma questo passaggio lo vedremo assieme come per lo scialle Aria, il precedente che ho terminato. Voglio spiegarvi, come ho fatto anche per l'altro, la costruzione, dopodiché appena avrò un attimo vi dirò, vi scriverò e lascerò tutto nel mio blog e tutti gli intervalli che io ho eseguito per lo scialle, così come la misura, la grandezza e tutto il resto. Vi voglio subito parlare un attimo della costruzione. Innanzitutto vi dico che io ho utilizzato il Noblesse di Mani in Maglia. Questo è un misto di alpaca, mohair e poliammide, è un filato bellissimo, io l'ho lavorato col 4 proprio per avere la giusta morbidezza. Assieme al Noblesse ho lavorato il Queen, vi lascerò sempre tutte le indicazioni sotto nell'info box, e il Queen è una mescola di kid mohair, di lana merino e di seta, con delle belle percentuali. Quindi questo è il Queen e questo è il Noblesse. La loro grandezza varia di poco, varia davvero di poco, però la lucentezza del Queen con la morbidezza del Noblesse hanno dato un risultato per me quasi inatteso. Non immaginavo che venisse un qualcosa di così vaporoso, morbido e soprattutto consumando davvero pochissimo, utilizzando pochissimo filato, perché voi considerate che questo scialle non pesa nemmeno 1,5 etto. Allora, la costruzione che ho voluto, ho utilizzato per questo tipo di scialle è asimmetrica, ovvero ho iniziato con l'I-cord come vedete nel video della costruzione, quindi iniziando con l'I-cord ho iniziato ad aumentare dopo 3 o 4 giri, quindi per formare giusto una piccolissima punta, ed ho aumentato ad ogni lato dritto una maglia solo su questo lato. Una volta che ho terminato ho questa larghezza e questa sarà la punta del mio scialle. Io capisco che così si vede ben poco perché purtroppo non riesco a inquadrarlo tutto. Quello che ho lavorato a braccio, nel senso che non ho pensato prima, non l'ho studiato prima, tanto che ho fatto questo piccolo lavoro qui che dopo averlo fatto non è che mi sia proprio piaciuto tantissimo, però siccome una piccolissima porzione che rimaneva poi nella punta, diciamo che tanto male non ci stava e quindi l'ho lasciato andare. Dopodiché ho alternato delle righe appunto tessuto, delle righe piene, quindi dritte e rovescio a maglia rasata di un colore e un altro, alternando sempre man mano che lo scialle andava avanti le righe di punto tessuto sempre più larghe, distanziandole sempre con il primo colore. Eh, Ovviamente ogni porzione l'ho fatta in un momento diverso, quindi non ho segnato nulla, non mi sono disegnata nulla prima della realizzazione, come vi ho già detto, e ho lavorato un po' così a fantasia a braccio per come mi andava. Dopodiché ho voluto qui nella parte più ampia andare a realizzare questo punto che ora non si vede tantissimo, che viene fuori con tante ripetizioni. Io ne ho fatte solo 2. Questa linea che sembra ondulata, che sembra fatta quasi di proposito, in realtà viene fuori dal punto che ho utilizzato, da questo punto tipo zig zag che ho utilizzato qui, facendo 2 ripetizioni, per cui con gli aumenti e le diminuzioni la lavorazione sotto ha preso questo disegno molto bello, almeno dal mio punto di vista. Alla fine ho voluto chiudere con richiamando del punto tessuto e delle piccole righe alternate di tutti e 2 i colori. Alla fine proprio di tutto il lavoro c'è un altro punto traforato, è una sola ripetizione, anche questo viene fuori nella sua bellezza se le ripetizioni sono tantissime, però io devo dire che per me andava bene l'altezza dello scialle, quindi mi sono fermata qui. La chiusura con l'I-cord, che la vedrete poi qui
nel video, e lo stesso il punto tessuto ve lo faccio vedere qui sempre in questo video. L'unica cosa che io non vi posso dire con precisione è sono questi due punti, questi due tipi di lavorazione. Come per lo scialle a mezzaluna, io vi consiglio di arrivare a un certo punto dello scialle, scegliere poi un punto che sia divisibile tante volte per le maglie che voi avete sul ferro, insomma, dove siete iniziati, dove siete arrivati, scusate. Allora, io sono arrivata, ad esempio, vi spiego a questo punto, e avevo un tot di maglie che mi permettevano di ripetere un punto di 11 maglie tante volte quante fossero le maglie che io avevo già disponibili. Ovviamente poi da questo punto in poi io non ho fatto più aumenti, per cui quando ho deciso che la mia larghezza, quindi la mia altezza dello scialle era giusta, io mi sono fermata con gli aumenti ed ho iniziato a fare le mie lavorazioni. Per cui quello che vi suggerisco, quando voi arrivate a un certo punto e volete poi andare a fare un punto lavorato, un pizzo, un traforato, tenete bene conto di quante maglie avete sul ferro e scegliete un punto che sia adatto a quel numero di maglie. Devo dire che io qui avevo una ripetizione che si finiva a metà, perché non era perfettamente un multiplo del numero delle mie maglie, ma la cosa non mi è dispiaciuta né per questo punto qui e neppure per questo. Quindi ecco, qui si ferma a metà la mia ripetizione e qui riparte dall'inizio, quindi qui c'è la ripetizione per intera di tutto il punto. Detto questo, adesso andiamo al lavaggio e al bloccaggio, così lo vediamo anche quanto si allargherà. Una cosa che non vi ho detto prima, siccome ho già girato il pezzo dove vi faccio vedere la chiusura dello scialle, quando fate la chiusura con l'I-cord qui nel bordo superiore, mi raccomando, mantenetevi molto morbidi, perché con l'I-cord già si tende un po' a tirare. Se avete una mano come la mia che tende un po' ad avere una tensione importante, rischiereste poi di non riuscirla a bloccare come si deve, quindi di avere magari l'estremità che vi arriccia, un po' come è successo a me qui su una parte del bordo, dove non sono stata attenta nella lavorazione morbida dell'I-cord ed è venuto leggermente tirato. Adesso io lo vado a lavare e facciamo assieme il bloccaggio. Allora, vediamo come chiudere lo scialle con l'I-cord, quindi facendo proseguire tutto il lavoro che noi abbiamo fatto sulle estremità, sia a destra che a sinistra. Ok, abbiamo visto in un altro video come abbiamo avviato lo scialle, quindi l'avvio con l'I-cord e poi la costanza dell'I-cord a destra e a sinistra andando ad aumentare. Adesso io sono arrivata alla larghezza che sarebbe poi l'altezza del mio scialle desiderata, e quindi mi trovo sul dritto del lavoro e posso iniziare a fare la mia chiusura con l'I-cord. E come faccio? La prima cosa da fare è andare a montare 3 maglie, ed io le monto in questo modo: entro tra la prima e la seconda maglia, entro con il ferro, avvio una maglia, ruoto e la porto sul ferro, quindi 1, entro nuovamente tra la prima e la seconda, prendo il cappiolino, lo ruoto e lo riporto sul ferro. Ora mi avvicino e lo vediamo più da vicino. Ho disfatto le 2 maglie che avevo appena eseguito. Io sono sempre qui che il filo mi arriva senza aver lavorato le ultime 3 maglie al rovescio, quindi ho proseguito con il mio I-cord. Adesso torno sul dritto, entro tra la prima maglia e la seconda, prendo il filo, porto fuori il cappio, ruoto leggermente e riporto il punto sul ferro. Quindi ho avviato il mio primo punto, rientro nuovamente, porto il cappio e ho avviato il mio secondo ferro. È importante ruotare il punto in modo che qui ci viene non viene largo, insomma il punto non si disfa e non si
non ha inestetismi, quindi faccio il mio ultimo punto, rientro, tiro fuori il cappio, ruoto ed entro all'interno del punto e lo porto sul mio ferro. Adesso inizio la chiusura, quindi lavoro le prime 2 maglie al dritto, quindi faccio 1 e 2, la terza e la quarta maglia le vado a lavorare assieme, quindi entro sul retro dei punti, entrambi i punti, prendo il filo e li chiudo. Arrivati a questo punto, le 3 maglie le riporto sul ferro pieno. Lavoro nuovamente 2 maglie, 1 e 2. La successiva e la prima che sta proprio attaccata al mio lavoro, le vado a lavorare assieme infilando il ferro e lavorandole al dritto da dietro, quindi le prendo da dietro le maglie e chiudo. Riporto nuovamente le 3 maglie sul ferro, quindi ora lo vediamo un'altra volta, magari più lentamente. Lavoro le prime 2 maglie, quindi 1 e 2. Lavoro la terza e la quarta assieme, quindi prendo entrambe le maglie e le prendo da dietro e le lavoro assieme. Riporto le mie 3 maglie sul ferro. Lavoro nuovamente 2 maglie, la terza e la quarta le prendo da dietro e le lavoro assieme. Riporto nuovamente i miei 3 punti sul ferro. Quindi vado avanti in questo modo, riportando sempre le 3 maglie e chiudendo la terza e la quarta assieme, quindi lavorandole assieme. Lavoro in questo modo sin quando io non esaurisco tutte le maglie e mi trovo con le sole 3 maglie dell'I-cord che ho qui, che ho praticamente costruito di nuovo. E poi vediamo come andare a chiudere e congiungere l'I-cord con quello, cioè chiudere proprio tutto il lavoro. Ho eseguito tutto il mio I-cord su tutta la chiusura dello scialle. Sono arrivata alla fine, erroneamente vi ho detto che dovevate rimanere con 3 maglie, in realtà dovete rimanere con le prime 3 maglie che noi abbiamo montato, quindi quelle dell'I-cord superiore, questo qui, e con le ultime 3 maglie dell'I-cord del nostro laterale. Adesso possiamo, quindi abbiamo 3 maglie su un ferro e 3 maglie su un altro ferro. Adesso possiamo andare a tagliare, aspettate che sposto tutto il lavoro così lo vediamo bene. Tagliamo una parte del nostro filo perché adesso andiamo a chiudere le 6 maglie assieme. Quindi io utilizzo un ago, un passafettuccia perché per me è più comodo, visto i problemi di vista per infilare l'ago, sono molto più comoda così. Allora adesso vado a mettere le 3 maglie che ho del bordo davanti a me e le 3 maglie della chiusura dietro, in questo modo, e vado a chiudere queste 6 maglie a punto maglia. Quindi entro all'interno del mio primo punto, allora un attimo che mi avvicino, allora il filo mi arriva da questa parte, quindi dal dietro. Adesso entro nella prima maglia, entro nella seconda maglia ed ora inizio con il mio punto maglia. Quindi la prendo la maglia sul davanti, la prima, e la lascio cadere. Entro nella seconda maglia a fianco, ritorno
sulla maglia dietro e la lascio cadere. Entro nella seconda, rientro nella prima e la lascio cadere, rientro nella seconda, entro nuovamente dietro e lascio cadere la maglia, entro nella prima, entro nella seconda e la lascio cadere e vado a chiudere tutto il mio lavoro. Ovviamente le maglie poi andranno sistemate. E in questo modo io ho congiunto il mio I-cord. Qui temo di aver sbagliato un punto oppure l'ho stretto in modo esagerato. Comunque voi dovete andare a chiudere con il punto maglia il bordo laterale con quello sopra. Per ultimo andrò a francare tutte le codine. Comunque il mio lavoro finito è questo. Ho la chiusura con l'I-cord che si ricongiunge con l'I-cord laterale. Adesso andiamo a vedere come fare il bloccaggio per questo tipo di scialle. Una parte di questo del mio lavoro l'ho lavorata appunto tessuto e viene lavorata con due colori, che io ho utilizzato la costanza sempre di 2 colori, non ne ho messi di più, ed ho alternato queste bande con il punto tessuto. Quindi da una parte ho fatto anche delle piccole porzioni, anche un solo rigo per distanziare poi un colore dall'altro, e adesso andiamo a vedere come si esegue il punto tessuto. Questo è il mio punto, è veramente semplicissimo, ma se si utilizzano 2 filati per come ho utilizzato io, quasi della stessa dimensione, viene proprio un bel lavoro e dà anche consistenza alla nostra lavorazione. Questo è il retro, ovviamente non è un punto reversibile, ma io lo trovo molto molto carino ecco, lavorandone delle piccole porzioni su alcuni progetti, non su tutto. Adesso vediamo come si realizza. Io adesso lo andrò a lavorare con i 2 colori che ho utilizzato per lo scialle, in modo che lo vediamo proprio nell'interezza. Ho realizzato un piccolo campione ed ho fatto anche l'I-cord a destra e a sinistra, giusto perché se qualcuno volesse replicare lo scialle riesce a capire anche come mantenere, ecco qui, la costanza del bianco sull'I-cord e poi iniziare con la lavorazione che vuole. Quindi io adesso come prima cosa vado a lavorare i miei 3 punti di I-cord con il bianco, quindi 1, 2 e 3. E adesso inizio con la mia lavorazione del punto tessuto. Prendo il mio secondo colore e vado a lavorare il punto del corpo dello scialle con il mio secondo colore, quindi mi aggancio in questo modo e prendo il filo. Adesso l'alternanza di questo punto è un punto preso e un altro invece lasciato non lavorato con il filo di fronte. Quindi io adesso ho lavorato il mio primo punto con il colore contrastante, ora passo il filo sul davanti, prendo il punto come se lo stessi lavorando al rovescio, lo passo sul ferro e rimetto il filo in posizione di lavoro. Lavoro la mia maglia successiva, faccio la stessa operazione, quindi porto il filo davanti, prendo il punto come se lo stessi lavorando al rovescio e riporto nuovamente il filo in posizione di lavoro al dritto e lavoro al dritto la maglia successiva. Quindi porto il filo sul rovescio del lavoro, quindi di fronte a me. Prendo la maglia come se la dovessi lavorare al rovescio, passo nuovamente il filo del secondo colore sul dritto e vado a lavorare la maglia successiva al dritto. Ripeto, quindi passo una maglia e lavoro, passo una maglia
e lavoro, passo una maglia e lavoro. Adesso qui ho i miei 3 punti di I-cord e li vado a lavorare tutti e 3. E questo è il primo giro del mio punto. Giro il mio lavoro, io qui ho l'I-cord, quindi i primi 3 non li lavoro, inizio a lavorare subito la quarta maglia. Quindi passo i primi 3 che sono il mio I-cord, il mio bordo, lavoro la maglia che ha il colore bianco e questo per fermare il mio lavoro. Adesso la maglia che ha avuto il filo passato è la bianca. Questa è la maglia che è stata lavorata. Dobbiamo semplicemente ripetere quello che abbiamo fatto nel primo ferro. Quindi portiamo il filo sul davanti, passiamo la maglia del secondo colore, riportiamo il filo sul rovescio e andiamo a lavorare la maglia bianca del secondo colore. Riportiamo il filo sul davanti, prendiamo la maglia, riportiamo il filo sul rovescio e lavoriamo il rovescio. In questo modo noi andiamo a passare il filo davanti alla maglia che abbiamo lavorato prima nel giro precedente e andiamo a lavorare la maglia che abbiamo lasciato in sospeso, quindi che abbiamo passato. Passiamo la maglia che abbiamo lavorato con il filo davanti e andiamo a lavorare la maglia bianca e facciamo così per tutto il giro. Siamo arrivati adesso alle ultime 3 maglie che non vanno lavorate perché sono le maglie dell'I-cord, quindi le passo in questo modo. Prima di voltare il lavoro, allora qui ho la mia codina perché è l'inizio del lavoro, quindi la lascio così e la andrò poi a sistemare successivamente perché altrimenti ho paura che mi tira troppo il punto se lo vado adesso ad annodare. Quello che io adesso voglio fare, voglio andare a fare un giro con il bianco. Potrei continuare in questo modo, ma l'alternanza di un giro con il colore principale gli dà un effetto diverso. Quindi che cosa faccio? Prendo questi 2 capi, li vado ad incrociare in questo modo, così, ruotandoli. Aspettate che questa è la codina, ci confonde solo le idee. Adesso la codina la passo sul davanti del lavoro. Quindi noi ci troviamo in questa situazione. Abbiamo ora terminato con il secondo colore e dobbiamo andare a lavorare con il bianco. Non dobbiamo far altro che incrociare questi fili, quindi far passare in questo modo il secondo filo portandolo verso la destra e magari trattenendolo e riprendendo il filo del primo colore in modo che andiamo a ricostruire l'I-cord e andiamo a fare un giro di contrasto. Quindi giro il mio lavoro, lavoro le 3 maglie di I-cord, quindi 1, 2 e 3. E adesso vado a lavorare tutte le maglie che ho sul ferro senza passare con il secondo colore. Quindi lavoro al dritto tutte le maglie ed ecco qui che inizia ad uscire il mio punto tessuto. Quindi faccio un giro al dritto e adesso vado a fare un giro al rovescio, quindi per ritrovarmi nuovamente dove ho il mio secondo colore già sul lavoro. Quindi ruoto, non lavoro le prime 3 maglie perché sono le mie 3 maglie dell'I-cord, quindi le passo 1, 2 e 3 e vado a lavorare direttamente dal quarto punto in poi e ritorno indietro. Adesso lo facciamo assieme perché comunque i punti sono pochi. Eccoci qui.
Siamo arrivati ora sul rovescio, le ultime 3 maglie non si lavorano, quindi passo le 3 maglie, vado sul dritto, lavoro le mie 3 maglie di I-cord con il bianco, quindi 1, 2 e 3, e adesso riprendo il mio secondo colore, quindi ruoto il lavoro in questo modo, cerco di fare, questa è sempre la codina, e cerco di far incrociare tutti e due i capi in modo che il bianco non si perda in questo modo e resti tirato anche il mio punto. Quindi vado ad incrociare tutti e due i capi ed inizio nuovamente a lavorare il mio punto tessuto. Quindi lavoro il primo punto con il secondo colore, passo il filo sul davanti e passo la maglia senza lavorarla. Lavoro il punto, mi metto in posizione di lavoro sul rovescio, prendo la maglia al rovescio e passo il lavoro, passo il filo, lavoro la maglia in questo modo e passo la maglia successiva. Andrò avanti così sino a ripetere il primo giro. Quindi sono semplicemente 2 giri di ripetizione, uno sul dritto e uno sul rovescio, e poi un giro al rovescio per ritornare dove abbiamo il capo iniziale del secondo colore. Io spero che sia chiara la lavorazione, è veramente semplicissima. Sono 2 giri fondamentali. Capisco che magari anche lavorando ci si può perdere, quindi io vi consiglio di utilizzare 2 colori di contrasto e poi al limite ogni tanto andare a vedere se abbiamo l'alternanza dei punti. Se è così vuol dire che stiamo procedendo nel modo giusto e possiamo andare a fare le nostre porzioni di punto tessuto dove vogliamo, con il colore che vogliamo, sul nostro lavoro. Ovviamente voi potete anche lavorare un giro con il secondo colore e poi andare a passare il filato bianco. Questo è a vostro piacimento. Un altro bel effetto che può avere il punto tessuto è avere una base multicolore e un filo sopra di un colore molto contrastante e dà veramente un gioco interessante. Allora, ho appena terminato di bloccarlo, ovviamente purtroppo non mi è bastato proprio la superficie sulla quale io sono, non ho un piano, devo comprare altri tappetini perché purtroppo una parte li ho rovinati con il ferro da stiro e quindi non mi è entrato proprio tutto nel piano, però voglio farvi vedere, questa è la punta, io adesso sposto, spero di non farvi venire il mal di mare, questa è l'estremità dello scialle, questa sopra è tutta la base. Ecco, vedete, l'ultima parte purtroppo è rimasta fuori dal bloccaggio, per cui adesso lascerò asciugare tutto il lavoro, poi andrò a bagnare quest'ultima parte qui, oppela, andrò a bagnare quest'ultima parte e poi la andrò a bloccare nuovamente. Quindi tutta la parte che poggia sulla spalla è questa parte superiore qui sopra, per cui il nostro disegno sarà in trasversale lungo tutto lo scialle. Questo è il punto, adesso si sono aperti quindi si riescono a vedere, questa è una parte del punto che ho fatto, quindi vedete tutta quell'ondulatura di questa righina marrone è venuta proprio spontaneamente seguendo gli aumenti e le diminuzioni del punto sottostante, e questo è un altro punto zig zag che sarebbe sicuramente venuto fuori in tutta la sua bellezza se io avessi proseguito, però ho voluto dare solo questo piccolo stacco così. Quindi questo è tutto il bloccaggio. Ho utilizzato come al solito il mio kit da bloccaggio della Knit Pro, questo qui, ed ho utilizzato i miei ferri, il piano, e metto sempre un asciugamano perché un asciugamano pulito di lino sotto mi aiuta un po' a assorbire l'acqua e insomma mi piace di più, mi sembra che il lavoro sia più pulito e più ordinato. Per il resto ci vediamo una volta che si è asciugato
e dovrò andare a sistemare un po' anche con degli spillini tutto l'icord, perché vedete io qui ho fatto, adesso provo ad avvicinare un pochino, qui ho messo sia i ferri, ho dovuto metterne due perché non arrivavano a coprire tutta la larghezza, quindi tra i ferri e gli aghi di bloccaggio l'icord è un po' più delicato, quindi va appuntato e va poi ridefinito meglio, magari in una seconda battuta lo andrò a capovolgere e andrò a inumidire solo l'icord e a fissarlo per bene. Quindi ci vediamo nell'ultimissima parte, vi faccio vedere un'altra, io capisco che adesso non è che si veda proprio benissimo, eh, comunque lo vedremo poi nell'ultima parte quando lo toglierò da tutto il bloccaggio e gli farò le foto. Allora, lo scialle è terminato, volevo farvi vedere dopo il bloccaggio come quella curva dove c'era l'icord tirava leggermente e adesso con il bloccaggio lo scialle è perfetto, preciso. Ho sistemato anche tutto l'icord sul bordo, quindi l'ho ripassato, cioè l'ho riappuntato e risistemato tutto e questo è il lavoro finito. Allora, questa è la parte che va sulle spalle, quindi lo scialle avrà questo tipo di disegno. Adesso è un po' difficile farlo riprendere tutto. Questa è la punta, quindi l'estremità dello scialle e questo è tutto il disegno che lavorando con questa costruzione ci verrà sulle spalle oppure ad attorcigliare. Adesso vi dico esattamente la misura e più o meno ho utilizzato un 150 grammi di filato di entrambi i colori, quindi 150 grammi nella totalità. Allora, lo scialle è largo o lungo come volete voi, quindi tutta la parte superiore è 1,50 m e la larghezza, l'altezza massima, scusate, quindi dalla punta che si è venuta a formare, da questa punta sino all'altezza è di 60 centimetri, quindi come vedete è un bello scialle ampio, grande, non è piccolino. I punti che ho utilizzato, spero si vedano, dopo il bloccaggio sono venuti fuori. Forse io non avrei fatto, adesso mi rendo conto dopo, non avrei fatto la chiusura finendo con questo punto, con un punto lavorato proprio qui all'estremità, quindi tra la fine del lavoro e l'inizio dell'icord finale della chiusura. L'accortezza, mi raccomando sempre di chiudere qui con una mano molto morbida, molto lenta, perché potrebbe poi tirare. Diciamo che io sono stata un po' favorita dalla lavorazione sotto perché aveva già un po' allargato il lavoro, no? L'aveva un po' aperto. Se io avessi invece attaccato le corde qui subito dopo le righe, quindi subito dopo il punto legaccio, sicuramente sarebbe stato molto più trattenuto e avrei dovuto fare maggiore attenzione. Questa, l'ultima parte che vi avevo fatto vedere, l'ho nuovamente bagnata e bloccata, solo questa parte qui che non entrava poi in tutto il piano da bloccaggio, ma questa è una cosa alla quale dovrò rimediare, quindi attrezzarmi con un altro set di tappeti perché purtroppo quelli che avevo li ho rovinati quasi tutti. Io vi lascio, spero che questo video, che non è proprio un tutorial, che vi sia stato utile. Ho giusto cercato di mostrarvi le cose essenziali, quindi l'avvio avete un video a parte e vi lascio il link qui sotto in descrizione. Avete poi in questo video l'icord di chiusura, il bloccaggio e il punto tessuto. Ovviamente io adesso non so se oggi pomeriggio, domani o in settimana, per chi lo vorrà, oppure magari scrivetemi, commentatemi e mi dite se avete necessità di sapere l'alternanza dei punti che io ho utilizzato. Se così fosse, io intanto inizio a preparare il documento. Sappiate che comunque sono
parte questo è un lavoro che mi ha portato via un po' di tempo, anche redigere poi un qualcosa che voi dovete andare a consultare, a me porta via del tempo perché devo stare molto attenta, nel senso che non è che posso darvi delle indicazioni approssimative, per cui chi è interessato, se magari qui sotto mi commenta, così io capisco e vedo se effettivamente può interessare oppure no, altrimenti dedicherò quel tempo lì ad altre cose, ecco. Per i punti vi ho già detto, come nell'altro scialle, come vi potete regolare, per cui in base ai punti che avete sul ferro scegliete un punto che vi può essere che può fare per voi in quel momento e andate poi a fare le ripetizioni che volete. Ovviamente per avere uno scialle di queste dimensioni, io vi ho detto ho utilizzato all'incirca 150 grammi di filato, non so dirvi la metratura precisa perché io ho lavorato con delle rocche, quindi però io credo che un 100 grammi per ogni colore siano sufficienti. Il Noblesse frutta tantissimo, si apre e ha una bellissima morbidezza, si sente tutto il mohair, lo stesso il Queen con il quale ho fatto anche l'altro scialle ma del color malva, quindi questo invece è un colore cotto se non sbaglio, e anche questo frutta tantissimo. Poi se voi volete potete scegliere i filati di mani in maglia, hanno sempre lo sconto del 10%, vi lascio sotto nel box informazioni, avete un codice sconto per chi magari sceglie di acquistare da loro, in totale libertà ovviamente. Per il resto, se vi è piaciuto e mi lasciate un commento e mi fate sapere qualcosa, o mi lasciate un like, o insomma fate voi quello che volete. Qualsiasi cosa comunque mi aiuta a essere più visibile, quindi a raggiungere più persone qualora fossero interessate a questo tipo di lavori. Ci vediamo al prossimo tutorial, come al solito non so qual è, come vedete io sto diradando molto le pubblicazioni settimanali, ma purtroppo questi lavori mi portano via tanto tempo, non potrei mai fare 2 o 3 video a settimana perché i lavori di maglia, fatti a maglia sono un tantino più impegnativi, cioè serve più tempo rispetto ad altri lavori che facevo prima. Eh, Per il resto io vi saluto, io ogni tanto metto qualche anticipazione su Instagram, il mio profilo Instagram è veramente piccolissimo perché io non riesco a star dietro a tutto, a avere la costanza, però sto cercando di mettere le anteprime oppure pezzi di alcuni lavori che poi vedrete qui anche su Instagram in modo che se volete potete andarvi a vedere lì le anteprime. E ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!